Oggi parleremo dei motori elettrici di prua e delle relative batterie e approfitto anche per presentarvi la nuovissima batteria LiTime 25.6 volt 100 Ah mini, che sarà un oggetto molto interessante per il prossimo futuro. Perché? Perché come vedrete da questo video ci si sta spostando pian pianino sui 24 volt per i motori elettrici di prua. E oggi cercheremo di capire perché, quali sono le motivazioni, perché uno dovrebbe scegliere una batteria da 36 volt, 24 volt e, visto che abbiamo anche questa possibilità, una batteria da 12 volt per il motore elettrico di prua. Ma adesso iniziamo e iniziamo subito con delle schede che ci permetteranno di capire in un modo abbastanza semplice qual è la batteria giusta per la nostra barca, per le nostre esigenze. Perché questi ampere ovviamente sono sempre 100, ma cambia se abbiamo una batteria da 12, da 24 o 36 volt. Cambia il contenuto energetico della batteria, quanti wattora ha la batteria, e dobbiamo imparare a usare questo elemento, questa unità di misura per capire quanto ci può dare come durata e anche come prestazioni quando andiamo a valutare le batterie e anche i motori. Allora iniziamo subito con una scheda. Ho preparato questa scheda e altre, più un piccolo riassunto in testo, sulla mia pagina web www.davideserafini.it. Trovate il link giù in descrizione. E secondo me questo è un buon sistema per poter mettere insieme un po' di informazioni e averle proprio a portata di mano. Questa scheda riguarda i motori a spazzole e ho considerato una barca da 5 metri con una corrente marina inferiore a 0,3 nodi. Questa è la prima scheda, l'energia disponibile in wattora. Cosa vuol dire l'energia disponibile? Dovete pensare alle batterie come delle taniche, dei contenitori che contengono una certa quantità di energia. Questa energia è data praticamente dal voltaggio volte la capacità in ampere ed ha un certo valore. Nel caso di questa batteria abbiamo 2560 wattora. Perché mi interessa sapere quanta energia è contenuta nella batteria? Perché è l'unico modo per fare dei calcoli sulla durata di questa batteria riferita alla mia barca. Quando io parlo di energia, per esempio proprio del motore elettrico di prua, so che questo motore consuma una certa energia per tenere la barca ferma. In questa tabella che vedete adesso, per fare l'ancora elettrica, cioè tenere la barca semplicemente ferma su un punto, con una corrente inferiore a 0,3 nodi, perché dovete sapere che quello che fa consumare tanto i motori è la corrente marina, non è il vento. Il vento può essere anche moderato o anche un po' più forte e non crea problemi, non dà dei grandi consumi. La corrente, invece, la corrente dell'acqua, la corrente marina, quella sì, quella fa consumare di più i motori. Quindi, con una barca di circa 5 metri, con una corrente marina fino a 0,3 nodi, sappiamo che il nostro motore consuma circa 100 watt in ancora elettrica. Come vedete dalla tabella, abbiamo messo i valori di energia di diverse batterie, dalla 12 volt 50 Ah fino a 36 volt 100 Ah. Le barre gialle indicano proprio la capacità energetica di queste batterie. Se io ho una batteria da 600 Wh e ho il motore elettrico che mi consuma 100 watt, è chiaro che posso tenere la barca ferma 6 ore. Con questa stessa logica si possono guardare i parametri anche della traina lenta, traina veloce. Cambia il consumo del motore, nella traina lenta di solito intorno ai 300 watt, o nella traina veloce abbiamo circa 500 watt. Cambia il consumo del motore, ma il calcolo è sempre quello. Se io conosco la quantità di energia della mia batteria, che il motore sia a 12, 24 o 36 volt, cambia poco. Io posso avere un motore da 12 volt con 10 batterie da 100 ampere
che mi dura tantissimo, piuttosto che un 36 volt con una batteria da 50 ampere, che mi dura comunque meno, perché la quantità di energia di ciascuna batteria sommata mi dà una quantità energetica tale che mi fa durare tantissimo il mio motore in pesca. Quindi, quando io scelgo il voltaggio del motore elettrico di prua, devo ricordarmi che questa tensione massima che io vado a scegliere riguarda soprattutto la potenza massima esprimibile da quel motore. Se io voglio avere un motore da 1000 watt, dovrò per forza andare su 36 volt, perché se dovessi avere 1000 watt con 12 volt di motore, dovrei avere cavi che portano più di 100 ampere di corrente, cosa che questo non è normalmente ammissibile, non si trovano in commercio motori che gestiscono potenze così elevate. Quindi, quando noi andiamo a valutare la batteria, ma anche quando andiamo a valutare nell'acquisto il nostro motore, dobbiamo sempre ricordarci che la tensione di funzionamento è legata con la potenza massima, che riguarda la velocità massima della nostra barca. Infatti, anche su questa tabella, sul motore a spazzole, vedete che io ho indicato dei valori teorici, diciamo medi, per quello che potrebbe essere il top speed. Ma vedete bene che una batteria da 50 o da 100 ampere non fa cambiare la velocità massima della barca. È la tensione della batteria eventualmente che fa cambiare la velocità massima della barca. È chiaro che ci sono motori che sono più potenti e meno potenti, però se andate a guardare sulle schede di questi motori, vedrete che normalmente a 24 volt hanno tutti più o meno quella potenza, a 36 volt hanno tutti un'altra potenza più elevata, a 12 volt hanno meno potenza, proprio perché mantenendo gli ampere massimi intorno ai 50, variando i volt posso cambiare la potenza del motore. Adesso andiamo a guardare la scheda per i motori brushless. Come vedete ho eliminato le batterie da 12 volt per un motivo molto semplice. Motori brushless a 12 volt non ce ne sono. Ci sono dei motori asiatici fatti proprio per i kayak che devono essere molto leggeri, che funzionano anche a 12 volt brushless, però sono rarissimi. Ho preso in considerazione i motori classici della Minn Kota piuttosto che della Garmin, il Kraken, come quello che ho io. E qui vedete che è tutto uguale rispetto a prima, se non che i consumi sono un po' più bassi del motore per fare lo stesso tipo di operazione. Se devo stare all'ancora mi bastano magari 70 watt, anche meno vi posso dire, nel caso del Garmin Kraken. Per una traina lenta 210 watt, per una traina veloce 350 watt. Il top speed tra la 24 e la 36 volt non è così differente. In un caso faremo circa 3 nodi nel 24 volt, con i 36 volt arriveremo a 3 nodi e mezzo. Come vedete non è il 50% in più di velocità, se no sarebbero 4 nodi e mezzo, ma perché la velocità è logaritmico rispetto al consumo del motore. Io per muovere lentamente la barca consumo poca energia. Per farla aumentare di 0,2-0,3 nodi devo raddoppiare ogni volta l'energia consumata. È una curva logaritmica. Se a me non interessa di avere una barca che mi fa i 3 nodi e mezzo di velocità massima, ma mi accontento di una barca che fa 3 nodi, cosa che nel mio caso specifico io non sono mai andato in giro con il motore a manetta, no? Può essere magari faccio un piccolo spostamento veloce, ma quando vado a 2 nodi rispetto a 3 non è che mi cambi tanto, quindi cerco di andare a 2 nodi perché consumo veramente tanta energia in meno, mi dura tanto di più la batteria. Se devo in questo momento alimentare il mio Kraken, il mio Garmin che ho a bordo, in questo momento scelgo i 24 volt. E questa è la novità della Lead Time, appena uscita, la trovate adesso sul sito. Tra l'altro ho uno sconto veramente speciale, il 10% di sconto sui prodotti della Lead Time, che è veramente un prezzo buonissimo.
Andate in descrizione, troverete il link alla batteria e dopo, se andate nel carrello, inserendo il codice sconto che trovate sempre giù in descrizione, avrete un 10% di sconto in più. Mi raccomando, fate anche uno screenshot per salvare il carrello col mio codice sconto. In caso di un problema, qualsiasi problema, posso interagire direttamente io con il manager della lead time. Adesso andiamo a guardare un altro tipo di grafico che vi fa capire ancora meglio il motivo per cui andiamo a scegliere un motore da 12, 24 o 36 volt. Questi sono i grafici di confronto tra i volt della batteria e il consumo della corrente. Come vedete, il 12 volt, per avere una certa potenza in watt, consuma veramente tantissimo. Per avere quindi una potenza di 400 watt, 450, siamo già a 50 ampere di consumo. Se utilizziamo invece un motore a 24 volt, a parità di consumo, la corrente sarà dimezzata. Con un 36 volt avremo ancora un po' in meno, ma se notate questi tre grafici non c'è tanta differenza tra la 24 e la 36 e la 24 ci dà tanti vantaggi. Non per ultimo il DC-DC, cioè il charger che va dalla nostra batteria motore, quindi dall'alternatore, alla batteria del motore di prua, quindi la 24 volt, che può essere un Victron XS della serie 1004, che trasforma i nostri 12 volt della batteria del motore, dell'alternatore, nei 24 volt della batteria al litio per il funzionamento del motore di prua direttamente. È una scatolina molto piccola, ha un ingresso e un'uscita e si occupa della ricarica della batteria. Quindi anche nei trasferimenti possiamo utilizzare questo Victron per caricare la nostra batteria del motore di prua. È chiaro che se noi stiamo tutto il giorno all'ancora o facciamo una traina lenta e consumiamo 50-60 ampere della nostra batteria, non riusciremo con uno spostamento di 1 o 2 ore, ma anche 3, a ricaricare completamente la batteria. Però può essere utile perché anche in vacanza, magari uno si sposta un po' di più, ha la possibilità di ricaricarsi un po' la batteria. Essendo un 24 volt, cioè la 25.6, anche i solar charger smart della Victron, quelli che usano i pannelli solari per intendersi, possono caricare direttamente questa batteria 24 volt. E questo è un altro vantaggio: con un pannello solare in barca andremo a ricaricare la batteria anche quando non ci siamo. A breve uscirà un video sui pannelli solari e la ricarica delle batterie, sia la batteria dei servizi, batteria motore, e la batteria del motore di prua. Vi faccio vedere come deve essere lo schema, soprattutto quando uno può mettere un unico pannello e non riesce a metterne magari più pannelli, e con un unico pannello si possa caricare magari 1 o 2 o 3 cose diverse. È chiaro che bisogna fare l'impianto in un certo modo e saremo noi che selezioneremo, prima di andare via dalla barca o anche stando sulla barca, cosa vogliamo caricare in quel momento col nostro pannello solare. Ma sarà un video che troverete presto sul canale. Torniamo un attimo a questa batteria, che è veramente molto interessante. Prima di tutto per le dimensioni. La batteria che avevo già della lead time, la 24 volt, era almeno grande così, quindi molto più grande e anche molto più pesante. Questa pesa 20 kg e come dimensioni abbiamo un 33 cm di larghezza, una profondità di 177 e un'altezza di 240. Considerate che comunque qui bisogna mettere i bulloni per poter mettere dopo i cavi che andranno a scaricare. All'interno abbiamo un BMS che gestisce 100 A continui e 100 A con 25.6 volt corrispondono a 2560 watt di potenza continua. Questo vuol dire che se noi acquistiamo un inverter da 2 kW, questa batteria lo gestisce tranquillamente. Mentre una batteria da 12 volt, per la stessa potenza, avremmo bisogno di un BMS da 200 A.
È una batteria del tipo smart, quindi abbiamo tutti i controlli sulla nostra applicazione della lead time. Vi ho già mostrato in tanti video come funziona l'applicazione. Posso mettere queste batterie anche in serie parallelo, quindi 4 elementi in serie o 4 elementi in parallelo. Funziona sia in carica che in scarica da 0 a 50 gradi centigradi. La scarica arriva anche sotto 0, meno 10. Io direi comunque di mantenere queste batterie in luoghi che non siano troppo caldi. Ecco, evitiamo la sala macchine. Se siamo su una barca, cerchiamo di metterli in ambienti che arrivino massimo 40-45 gradi, ma non portiamole alle temperature più elevate. Perché? Perché andremo a degradare le batterie al litio in minor tempo. La garanzia è di 5 anni e 6.000 cicli al 100% del DO, cioè questo vuol dire da 0 al 100%. Se dovete conservare la batteria per lunghi periodi, cercate di lasciarla carica tra il 50 e il 70% più o meno. Se la dovete usare settimanalmente, anche ogni giorno, non preoccupatevi, caricatela pure al 100%. Anzi, come ho già detto in altri video, ogni tanto deve essere caricata al 100% e lasciarla carica almeno 2, 3, 4 ore. Perché? Perché solo quando è al 100% carica, il BMS dentro e il circuito che ha di bilanciamento delle celle entra in funzione e quindi le celle si possono bilanciare. E questa è una cosa fondamentale per far durare bene la batteria. Se io questa batteria la uso solo dal 30 al 60% per tanti cicli, per tante volte, finirà che le celle all'interno saranno sbilanciate. La prima volta che vorrò caricare completamente la batteria, non riuscirò a portarla più al 100%, perché una delle celle arriverà al 100, il BMS vedrà quella cella carica al 100% e bloccherà la carica. E avrò una batteria che magari funziona veramente al 40, al 50% di capacità. Quindi, una volta ogni tanto, mi raccomando, caricate sempre le batterie al 100% e lasciatele cariche almeno anche un giorno. In questo modo il bilanciamento sarà perfetto, le celle saranno bilanciate, si chiama top balancing, cioè in alto quando sono cariche completamente, e dopo noi potremo scaricare la nostra batteria. Un'altra cosa che tanti non sanno, noi sull'applicazione abbiamo il SOC, cioè quanta capacità di batteria abbiamo ancora a disposizione. Il VMS che sta all'interno, il circuito del Bluetooth, hanno dei consumi. E anche se io vado a prelevare corrente da questa batteria, ma poca, per esempio 1 ampere, il mio SOC non si accorge di questo consumo, perché è un BMS che deve tenere 100 ampere, ma addirittura tiene 500 ampere per un secondo. Quindi ha un difetto di lettura, ma qualsiasi sistema di lettura ha questo tipo di problema. Non riuscendo a misurare le correnti molto piccole, se io questa la scarico di poco ogni giorno, magari il SOC mi mostra sempre il 100% o il 90%, e invece in realtà la batteria si sta scaricando. Per questo io consiglio sempre, prima di andare in pesca, dopo una lunga inattività, o magari non mi ricordo come ho lasciato la batteria, di non fidarmi solo dell'applicazione, ma di andare a fare una carica completa. La carica ideale per questa batteria è di 0,2C, che corrisponde a 20 A. Trovate sempre il link anche del caricatore, ve lo metto in descrizione del video, ma anche sul sito della Lead Time. I caricatori devono essere per le litio, non per le batterie al piombo, perché sennò rischiamo di danneggiarle. Ora andiamo a vedere il test di carica e di scarica che ho fatto per vedere effettivamente quanta energia è rimasta nella batteria. Iniziamo con l'unboxing. Anche qui c'è un qualcosa di interessante che sulle altre batterie non avevo trovato. Le istruzioni ovviamente sono in tedesco e in inglese. Comunque ci sono tante illustrazioni dentro e devo dire che non è che ci sono tante cose da sapere. Qui abbiamo l'adesivo dove dice dove sono le viti ed ecco la novità è la chiave. Adesso danno anche questa piccola chiave che serve per stringere i bulloni.
che non è una cosa sbagliata, è molto comoda, ha le dimensioni giuste anche per fare la giusta forza. Mi raccomando, stringete sempre i bulloni quando dovete collegarla, anche solo per la carica, perché 20 A quando glieli butti dentro, se non sono ben stretti i bulloni, scaldano. Quindi 25.6, 100 Ah, 2560 watt, tensione di carica 28.8 più o meno 0,4. Prima cosa da fare è accendere la batteria con il suo caricabatterie o con un caricabatterie qualsiasi da meno 24 volt. Questo è il suo, quello da 20 A, quindi perfetto per questa batteria. Batteria carica, la vado a collegare con il mio tester, imposto a 500 watt di potenza e lo faccio partire. Qui andiamo ad assorbire 18 A,3 costanti praticamente, 27,23 volt. E iniziamo a guardare anche la capienza, è quel cap che vedete in fondo. Lì abbiamo la quantità di energia che è contenuta nella nostra batteria. Facciamo un'altra prova dopo un po' di tempo che è passato. Abbiamo già tirato fuori 11,4 ampere praticamente dai nostri 100, siamo sempre a 500 watt di consumo, di assorbimento, che è più o meno quello che si assorbe con il motore, diciamo con una traina abbastanza veloce. Passato altro tempo, abbiamo già tirato fuori 109 ampere, questo vuol dire che siamo andati abbondantemente sopra i 100 ampere dichiarati. Abbiamo ancora 24 ampere di scarica e il voltaggio della batteria è sceso a 20 volt. Era questione proprio di secondi, infatti subito dopo abbiamo finito e il BMS interno ha staccato la scarica, ci siamo fermati a 110 ampere. 110 ampere di carica totale disponibile. Queste batterie sono tutte in tecnologia LiFePO4. Questo vuol dire che sono la tecnologia più sicura dal punto di vista degli incendi o problemi con il litio, perché è anche messa in corto, anche se il BMS dovesse fallire, anche se una cella dovesse avere un problema, non dovrebbe superare una temperatura massima di 140-150 gradi, che non riesce a incendiare neppure la carta. Ovviamente è meglio evitare problemi. Se la nostra applicazione ci dà delle notifiche in cui dice che il BMS sta funzionando male o ci sono problemi all'interno delle celle, è meglio eliminare la batteria e non correre rischi, perché il litio è comunque una sostanza pericolosa che se messa nel fuoco prende fuoco, e anche molto, perché è in grado di generare da solo l'ossigeno fondamentalmente. Cioè la soluzione in cui è immersa c'è anche dell'ossigeno sciolto. Sul mio sito trovate altri video e altri documenti scaricabili. Una volta registrati avrete la possibilità di scaricare quello che volete e io tra l'altro aggiungerò documenti ogni volta che farò un video nuovo. Quindi potrebbe essere utile per chi magari fa dei lavori in barca, vuole fare dei lavori sulle batterie servizi, sulle batterie per i motori di prua, ma anche l'avviamento e la gestione dell'energia in generale, andare a dare un'occhiata al mio sito dove trova tante risorse interessanti e sempre gratuite. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo presto per un altro video.